Salve a tutti e bentornati sul canale. Questo è un oscurante e ha una trentina d'anni, diciamo che non è proprio di primo pelo e sicuramente vi sarà successo questo. Oggi vi faccio vedere come possiamo fare un'alternativa a questi qui per non spendere soldi per comprarne un altro, perché poi magari questi danno anche fastidio che stiamo qui, ci vogliamo rilassare e abbiamo sta cosa dietro le spalle. Naturalmente non è un tutorial, magari può servire di ispirazione a qualcuno. Se vi ispira scrivetemelo sotto nei commenti o anche qualche critica. Oggi lo farò non su questo oscurante ma sull'oscurante della cucina. Adesso vi faccio vedere in che stato è. Questo oscurante era molto vicino al fornello e qui una pregressa infiltrazione che ha rovinato un po' il legno, e questo oscurante negli anni, prendendo calore dal fornello, si è un po' sciolto, un bel po'. Adesso lo tolgo e lo sostituisco. Riparare. Perché ripariamo le cose? Uno, perché ci servono. Potrebbe essere antieconomico non ripararle. Questo è rovinatissimo e rimetterne uno nuovo prendendo dei soldi per poi fargli fare la stessa fine mi è sembrato stupido. Se stai cucinando non stai con questo chiuso, si pensa, stai con la finestra aperta e quindi l'oscurante non c'è. Però guarda per terra, così prende tutta la voce del culo, o forse è meglio. Qua non c'è spazio, ragazzi. Che devo fare? Devo smontare qui? No, passo da qua. Quando non ci sono soluzioni, inventatevele. Eccolo. Avevo bruciato, cioè rischio incendio proprio. Non ne faccio una colpa a chi ha fatto il camper o che, essendo questo un camper artigianale, anzi c'ha delle soluzioni ottime, ma qualcosa purtroppo potrebbe essere venuta meno. Allora, qui la situazione fa cagare qua. Qui è entrata l'acqua, questo è un monoscocca, quindi qui non è successo nulla, però diciamo che il legno ne ha risentito. Prendo questo come campione, vado a cercare legno adatto. Adesso devo trovare le zanzariere che non avevo buttato. Quindi Robebba sta finendo l'oscurante col tessuto, che praticamente non è altro che un giubbotto, quello in merceria. Vado molto in merceria perché tanto devono fare da giubbotto per la finestra, quindi la zanzariera si sta asciugando, quindi la farà domani, dopodomani, quando ha tempo. Io nel frattempo devo ricostruire il legno marcio. Direi che qui va più che bene. No, momento. Cosa sono?
questi cosi. I bottoni automatici, la cui parte, quella sotto, non so come si chiama assolutamente, si può attaccare a legno o forse anche a uno stop. Principalmente differiscono dagli altri. Beh, questi qui sono per il tessuto, questi qui sono molto più piccoli e molto meno resistenti. Sono molto più grossi e più tosti e hanno questa vite, si può avvitare al legno, un supporto insomma fisico, rigido. Se avete un camper questi sono ottimi perché possono essere utilissimi sia per agganciare cose al muro, fissare appunto gli oscuranti e per altri 1000 motivi, insomma. Possono esserci utili perfino a casa perché vogliamo ci possiamo attaccare un pezzo di tessuto con delle tasche agganciata al muro che ci posso mettere quello che mi pare, insomma. E quindi per la modica cifra di 10 euro vi conviene comprare questo kit che vi danno sia l'attrezzo per poterli battere e il punzone. Ve lo consiglio se avete un camper. Allora ragazzi, la sorabebba ha finito. Eccolo. Adesso io devo mettere i bottoni automatici qui, sui 4 angoli. Naturalmente per fare questa cosa necessito trapano perché mi sono trovato meglio così col trapano. Prima ne metto uno e poi procedo con gli altri. Allargato, ecco qua. Una volta che l'avete allargato, questi argentati, no? 1, 2, 3. Dovete farlo uscire dall'altra parte bene, così, ecco qua. Una volta che è uscito io ficco questo qui, poi vado di là, fatto uscire, messo qui, metto qua l'attrezzo, prendo l'apposito oggetto che vi danno con che è un punzone, poi si prende il martello, 2 botte poderose e voilà. Perfetto. Ci tenevo a farvi vedere questa cosa, cioè se il buco è qui è un po' più spesso perché è dove ha cominciato a cucire, non riesco a farlo uscire dall'altra parte. Dalla parte opposta, quando allargate un pochino il buco, mettete il bottone, la parte superiore, e poi venite dietro e voilà, eccolo qua. Lo pianto col dito, ecco, con una super potenza incredibile su quel segno che ho fatto. Poi da qua dietro e voilà. Naturalmente qui tutti questi buchetti li potrò stuccare quando voglio, quando ne avrò voglia, cioè mai. Il sistema è questo, metterne uno e poi tutto il resto di conseguenza. Zanzare tie! Quindi amici YouTube abbiamo usato varie cosette, pesa praticamente quasi zero perché è quasi tutto di recupero, comunque già avevo. Secondo me un ottimo risultato perché questo con 3 secondi, poco di più di quelli industrialmente acquistati diciamo, però c'ha il suo fascino. Da notare le manigliette. Ho attaccato con del Polymax la parte quella pelosa diciamo. Qui ci ho messo 2 strisce, Beb ha fatto tutto, io ho fatto soltanto il lavoro qui insomma. Questi bottoni qui, tutto il resto l'avete visto, che vi devo dire? Sicuramente il risultato mi piace molto come è venuto. La comodità poi di questa cosa è perché se dovete aprire la finestra un attimo o chiuderla, aprite sotto, poi bam, 3 secondi è richiusa. Dovete chiudere? Cioè, non mi sembra tanto più impiccievole. Poi logicamente d'inverno magari, oppure sapete che non dovete usarla, potete piegarla e metterla dentro. Il consiglio che vi do: qui sui bordi della zanzariera state attenti a cucire doppia fettuccia perché per dare un pochino di consistenza alla zanzariera. Spero che vi sia piaciuto e vi sia di ispirazione. Addio, ciao!